In questo periodo si sente spesso parlare di armi nucleari e arricchimento dell'uranio. Ma come si costruisce una bomba atomica? Parliamone un attimo. Ciao, sono Marco per gli amici e le amiche Il Cuso e questa è La fisica che non ti aspetti. Questo video vuole essere una specie di riassunto di altri video pubblicati molto tempo fa su questo canale, quindi non meravigliatevi se siete follower da tanto e vi sembra di aver già sentito questi argomenti. Tutto normale, ma mi sembrava utile avere tutti i punti principali in un solo video. Se poi volete approfondire altri concetti relativi sia all'uso bellico della radioattività sia a quello civile, vi consiglio di leggere il mio libro Radioactivity, che potete facilmente trovare online. Intanto cominciamo a chiarire un concetto. Quando si parla di bomba atomica si intende in realtà tutta una serie di tecnologie molto diverse tra di loro, ma che hanno una cosa in comune: lo sfruttamento di una qualche reazione nucleare allo scopo di sviluppare energia in tempi brevissimi e spazi ridottissimi. Questa enorme quantità di energia porta allo sviluppo di un'onda d'urto enormemente più devastante di qualsiasi altro esplosivo convenzionale, oltre alla dispersione di materiale radioattivo su un'area che può estendersi ben al di là del sito dell'esplosione, trasportato dai venti e che prende il nome piuttosto celebre di fallout. Ma per poter fare esplodere una bomba di questo tipo occorrono condizioni molto particolari, tipicamente difficili da ottenere. Questo è un bene, dato che rende lo sviluppo di un ordigno molto complesso, ma è anche una cosa che ha conseguenze quasi comiche. Perché gli scienziati del progetto Manhattan potevano portare in giro il plutonio tenendolo in tasca senza correre rischi? Perché sapevano fino a che punto avrebbero potuto accumularlo prima di innescare un'esplosione spontanea, cosa che sarebbe successa, ed è successa, se avessero raggiunto la massa critica. Le prime due bombe fatte esplodere nella storia dell'umanità erano entrambe bombe a fissione, ma di tipo diverso: a uranio e a proiettile, quella chiamata Little Boy, sganciata su Hiroshima, a plutonio e a implosione, quella denominata The Gadget durante il Trinity Test. Anche se, come vi spiegherò dopo, il loro design era profondamente diverso, il principio di fondo era lo stesso: sviluppare una enorme quantità di energia dalla reazione a catena incontrollata di materiale fissile ben sopra la massa critica. Oddio, quanti paroloni! Vediamo di capirci qualcosa. Il concetto di reazione a catena ipotizzato da Leo Szilard ben prima dell'inizio del progetto Manhattan è abbastanza semplice da capire. Un nucleo subisce fissione, ossia si spezza. Il risultato della fissione sono due frammenti più piccoli, i prodotti di fissione, e alcuni neutroni, il cui numero è tipicamente variabile, dato che il processo di fissione non avviene seguendo sempre lo stesso cammino. Questi neutroni vanno a stimolare altre fissioni e il processo ricomincia e prosegue. Ora, la domanda è: quante altre fissioni vengono stimolate? Se mediamente ne venisse stimolata meno di una, la catena si interromperebbe prestissimo. Immaginate di avere 1000 reazioni in un dato istante, che i neutroni prodotti riescano a stimolarne in media mezza ciascuno. Al passo successivo della catena avremo 500 reazioni, al successivo 250 e così via. Nel giro di pochi passaggi, che avvengono rapidissimamente, la reazione si spegne. Questo è quello che succede in un reattore nucleare quando si applica la procedura di Scram per lo spegnimento di emergenza. Se invece si riuscisse a stimolare più di una reazione in media, il numero di reazioni crescerebbe e lo farebbe in modo esponenziale. Se le 1000 reazioni di prima riuscissero a stimolarne 2 ciascuna, diventerebbero dapprima 2000, poi 4000, poi 8000 e così via. Questa è la reazione incontrollata che si vuole ottenere in una bomba atomica. Una spropositata quantità di energia rilasciata in tempi rapidissimi che sviluppa un'onda d'urto devastante. Capite però che deve esistere una via di mezzo, una condizione in cui la reazione si mantiene ma non esplode, dato che mediamente ogni reazione ne stimola una e una soltanto. Questa condizione viene chiamata in gergo massa critica, ma penso capiate che è un concetto più complesso di una semplice massa, intesa come quantità di materiale. Conta anche come il materiale è distribuito nello spazio, dove si trovano i nuclei da fissionare rispetto a quelli che fissionano, cosa c'è nel mezzo che potrebbe assorbire i neutroni o, come avviene in un reattore nucleare, rallentarli per renderli più efficaci nel provocare la fissione. Ecco, questo ultimo concetto è importante, spiega perché l'uranio debba essere arricchito a livelli molto diversi per poter essere usato in un reattore o in una bomba. L'uranio naturale contiene una quantità davvero piccola di uranio 235, che è il materiale fissile, sia dei reattori che di alcune bombe.
Appena lo 0,7% di tutto l'uranio è uranio 235 e occorrono design molto particolari di reattori per riuscire a utilizzarlo per la produzione di energia elettrica, ossia fare in modo che il reattore sia alla massa critica usando uranio naturale. Di solito serve una concentrazione un po' più alta, pari a qualche punto percentuale, per riuscire a portare un reattore alla massa critica, ma ne serve comunque relativamente poco rispetto a una bomba, perché c'è il moderatore. C'è una sostanza che rallenta i neutroni e li rende più efficaci nello stimolare altre reazioni. In una bomba non c'è spazio per il moderatore. I neutroni vanno usati così come vengono fuori, veloci e poco efficaci. E allora dobbiamo ovviare mettendo tantissimi bersagli, arricchendo tantissimo, tipicamente oltre il 90%, l'uranio di partenza, se vogliamo sperare di portare il combustibile a massa critica, anzi, al di sopra. La bomba esploderà se e quando il combustibile fissile verrà portato sopra massa critica. Allora i pochi neutroni prodotti dalle sporadiche fissioni spontanee verranno moltiplicati a dismisura e porteranno alla deflagrazione. Ma come si fa ad arricchire l'uranio? Il processo di arricchimento dell'uranio è stata una delle sfide più complesse per i fisici impegnati nel progetto Manhattan, dal momento che uranio 235 e uranio 238 sono chimicamente uguali, essendo isotopi dello stesso elemento. Non è quindi possibile separarli per via chimica, occorre trovare una strada più ingegnosa. Quello che differenzia davvero i due isotopi, a parte il loro comportamento in termini di decadimento nucleare e propensione a fissionare, è la massa. Uranio 238 ha 3 neutroni in più e quindi pesa leggermente di più di uranio 235. Lavorare in fase gassosa sarebbe la soluzione ideale, perché a quel punto si potrebbe sfruttare la diversa inerzia dei due isotopi per separarli. Ma l'uranio evapora a temperature assolutamente alte, oltre i 4100 gradi centigradi, e quindi non è decisamente una strada perseguibile. Ma è qui che la natura ci dà casualmente una mano. L'uranio può reagire con il fluoro e formare un composto, l'esafluoruro di uranio, che da adesso chiamerò UF6 per ovvi problemi di pronuncia. UF6 passa allo stato gassoso a temperature poco superiori a quella ambientale e quindi permette di portare l'uranio in fase gassosa senza eccessivi problemi. Tuttavia, se volessimo procedere con la nostra intenzione di separare le molecole di UF6 in base all'isotopo di uranio contenuto, dovremmo fare i conti anche con i diversi isotopi del fluoro. Ma, ehi, che fortuna! Il fluoro in natura esiste sotto forma di un unico isotopo, fluoro 19, e quindi la massa di una molecola di UF6 dipende solamente da quale particolare isotopo di uranio è ad essa legato. UF6 in fase gassosa può allora essere centrifugato ed è per questo che spesso sentite parlare di centrifughe per l'uranio, e le molecole con uranio 238 per inerzia tenderanno ad accumularsi di più verso l'esterno rispetto a quelle con uranio 235. Il processo per portare l'uranio naturale all'arricchimento necessario per l'uso in reattori civili, quindi pochi punti percentuali, o per l'uso bellico, quindi oltre il 90%, è lo stesso e si differenzia solo per la durata e la quantità finale di uranio arricchito che viene prodotto a partire dalla stessa quantità di uranio naturale. A differenza di uranio 235, che è sì raro ma presente in tutti i minerali naturali contenenti uranio, plutonio 239 non esiste in natura. Anzi, non esiste alcun isotopo del plutonio in natura, o sarebbe meglio dire che non esiste più. Infatti, miliardi di anni fa, vari isotopi di questo elemento sono esistiti nella crosta terrestre, come facenti parte di alcune delle catene di decadimento geologiche o storiche, come vengono chiamate. Resta il fatto che plutonio 239 è un materiale fissile migliore rispetto a uranio 235, ma dobbiamo fabbricarlo. Questo processo avviene essenzialmente trasmutando l'isotopo di un altro elemento e all'inizio veniva portato avanti nei ciclotroni, dei primordiali acceleratori di particelle, solo che questa procedura è estremamente lenta e costosa, forse adatta per produrre piccole quantità per i laboratori, ma per una bomba ne serve decisamente di più. Occorre quindi un processo di sintesi più efficiente. Questo processo avviene nei reattori nucleari continuamente, ma lasciatemi finire prima di saltare sulla sedia e convincervi che i reattori nucleari civili possono essere sfruttati a scopi militari. Dovremo fare un importante distinguo, ma un passo alla volta. In un reattore nucleare abbiamo già accennato che è uranio 235 ad essere il materiale fissile, quello che sostiene la catena controllata. Però la maggior parte dell'uranio presente appartiene comunque all'altro isotopo, uranio 238, che non è fissile, ma non è nemmeno indifferente a tutti quei neutroni che vagano in giro.
Può capitare che un nucleo di uranio 238 assorba un neutrone e per qualche istante si tramuti in uranio 239, che però è estremamente instabile a differenza dell'isotopo di partenza. Uranio 239 decade per 2 volte, beta meno, ossia trasmuta un neutrone in un protone producendo un elettrone e un antineutrino elettronico e risalendo di una posizione la tavola periodica nel giro di pochi giorni. Diventa così plutonio 239. Questo processo è molto più efficiente dei ciclotroni e pertanto è stato impiegato per produrre il plutonio per le bombe atomiche come The Gadget. Ma eccoci al distinguo. Questo processo di trasmutazione non è ovviamente l'unico che avviene in un reattore nucleare. Tanto per cominciare c'è anche la fissione di uranio 235 che produce diversi prodotti di fissione che si accumulano nel tempo. E ci sono anche altri processi che hanno come conseguenza la produzione di altri isotopi che sono a tutti gli effetti dei contaminanti. Se vogliamo il plutonio 239 puro, dobbiamo evitare il più possibile che questi si accumulino. Ma dobbiamo anche aspettare abbastanza perché il plutonio si accumuli nel reattore. Insomma, bisogna trovare il momento propizio per estrarre le barre di combustibile in modo che contengano abbastanza plutonio 239 ma senza troppi contaminanti. Questo momento propizio si presenta dopo qualche giorno dall'inserimento della barra nel reattore, che quindi dovrà essere aperto per sostituire le barre abbastanza spesso. I reattori sovietici come quello di Chernobyl o quello di Oak Ridge negli Stati Uniti avevano proprio lo scopo di produrre plutonio per le bombe e quindi erano specificatamente progettati per questo. Un reattore puramente civile come quelli che avevamo in Italia, quelli presenti in Francia, quelli appena spenti in Germania e così via, se ne sbatte se il plutonio si contamina. Il suo obiettivo è produrre più energia possibile e questo significa lasciare la barra di combustibile all'interno del reattore finché ha qualcosa da dare. Qualche mese e viene rimossa e poco importa se nel frattempo si sono accumulati così tanti contaminanti da rendere irragionevole provare ad estrarre da essa plutonio 239. Ma adesso che abbiamo capito come produrre il combustibile per le bombe a fissione, vediamo come sono fatte. Uranio e plutonio sono i combustibili impiegati storicamente per produrre le cosiddette bombe a fissione, come abbiamo detto, ma le diverse proprietà dei due elementi costrinsero i fisici del progetto Manhattan a seguire 2 strategie molto diverse per la loro produzione. Il design più semplice per una bomba atomica è quello cosiddetto a proiettile. Il combustibile, in questo caso solo uranio arricchito, viene preparato in 2 blocchi separati. Il primo più piccolo, di forma cilindrica, e il secondo più grande, anch'esso di forma cilindrica, con una cavità delle esatte dimensioni del primo. Fintanto che i 2 blocchi rimangono separati, entrambi sono sotto criticità e sostanzialmente innocui. Per far detonare la bomba occorre un esplosivo convenzionale che spinga il cilindro più piccolo all'interno della cavità di quello più grande. Questo porta il blocco complessivamente ben sopra la massa critica e il gioco è fatto. Sebbene più semplice da costruire rispetto a qualsiasi altra bomba, occorre comunque un considerevole sforzo tecnologico per preparare un ordigno che possa essere trasportato e sganciato. La bomba a proiettile è infatti generalmente molto grande e pesante. Little Boy fu una bomba di questo tipo, alimentata a uranio 235. Per il plutonio invece il discorso è molto diverso e il problema principale ha un nome curioso, fissile, e un colpevole inevitabile, plutonio 240. Plutonio 240 è un isotopo che viene prodotto sempre nei reattori e si ottiene per assorbimento di un neutrone da parte di plutonio 239. È impossibile avere plutonio 239 senza qualche contaminazione del suo isotopo più pesante. Purtroppo, plutonio 240 tende a fissionare spontaneamente molto più spesso sia di plutonio 239 che di uranio 235. Se una bomba proiettile venisse prodotta con plutonio, la reazione a catena partirebbe un attimo troppo presto, non appena i 2 cilindri si toccano, provocando una predetonazione, ossia il fissile. Questo riduce grandemente il potenziale esplosivo dell'ordigno e quindi si è dovuto cercare un'altra strada. Se si vuole usare il plutonio, occorre far sì che la massa critica sia raggiunta da tutto il combustibile in un brevissimo istante. Si è così pensato al design a implosione, nel quale il plutonio ha la forma di una sfera cava al centro esatto di esplosivi convenzionali. L'esplosione sincronizzata di queste cariche deve creare un'onda d'urto perfettamente sferica per comprimere la sfera di plutonio e portarla sopra criticità. Può sembrare una cosa semplice, ma non è per niente facile ottenere un'onda d'urto sferica partendo da cariche che per forza di cose sono localizzate in punti precisi.
Si dovettero pertanto mettere a punto dei riflettori, chiamati lenti, che proprio come una lente focalizzano il fronte dell'esplosione nella direzione giusta e permettono di avere una compressione omogenea del combustibile. Sia The Gadget, fatta esplodere durante il test Trinity, che Fat Man, la bomba di Nagasaki, furono bombe a plutonio e quindi all'implosione. Durante il progetto Manhattan, però, ci fu un fisico che aveva proposto di passare allo step successivo per sfruttare un fenomeno nucleare potenzialmente più devastante. Edward Teller voleva costruire la bomba all'idrogeno, all'epoca chiamata la Super. La bomba a fusione sfrutta, come il nome suggerisce, la fusione nucleare per produrre energia. La fusione è un processo grossolanamente inverso a quello della fissione. Due nuclei tipicamente molto piccoli vengono schiacciati l'uno contro l'altro in condizioni di temperatura e pressione tali da fonderli insieme. Se per isotopi molto pesanti si ha rilascio di energia spezzandoli, per quelli molto piccoli è la fusione a rilasciare la maggiore energia. E se sono molto piccoli, tipo idrogeno e i suoi isotopi, allora l'energia sviluppata è spaventosa. La bomba a fusione apparve immediatamente molto più complessa da costruire, sia per il suo design vagamente simile a quello della bomba a implosione, ma complicato dal fatto che il combustibile doveva essere solido per poter sperare di ottenere un ordigno di dimensioni ragionevoli. I migliori candidati per questo processo sono deuterio e trizio, cioè idrogeno 2 e idrogeno 3, ma questi sono gas a temperatura ambiente e diventano liquidi solo a temperature bassissime. Non avrebbe avuto senso provare a mettere un impianto criogenico dentro una bomba. La soluzione fu trovata nel 1954, quando durante il test Bravo venne fatta detonare la prima bomba all'idrogeno della storia. Il combustibile era litio deuterato, un composto che è solido a temperatura ambiente che forniva uno dei due elementi di combustione, il deuterio. L'altro sarebbe derivato dalla fissione a cui il litio 6 va incontro quando viene bombardato da neutroni veloci. E da dove arrivano questi neutroni veloci? Ma da una bomba al plutonio, naturalmente. Già, per far esplodere una bomba a fusione, per poter comprimere il nucleo di litio deuterato fino alle pressioni e temperature necessarie a provocare la produzione di trizio per fissione del litio, serviva l'innesco dato da una bomba atomica meno potente. Un esplosivo convenzionale non avrebbe mai potuto raggiungere le temperature necessarie per innescare il processo, senza contare l'assenza di neutroni veloci. Un'ulteriore spinta alla potenza della bomba è data dall'involucro dell'ordigno, di solito prodotto con uranio impoverito. L'uranio impoverito è l'altro prodotto del processo di arricchimento dell'uranio ed è costituito quasi interamente da uranio 238, ben oltre il normale 99,3%. Prima abbiamo detto che in un reattore nucleare uranio 238 non subisce fissione perché i neutroni vengono rallentati dal moderatore. Ma qui i neutroni prodotti dalla bomba al plutonio sono velocissimi e uranio 238 subisce facilmente fissione interagendo con essi e questo aumenta il potere distruttivo della bomba. Esiste anche una variante sul tema della bomba a fusione. Se l'involucro dell'ordigno viene realizzato in berilio 9 invece che uranio impoverito, i neutroni prodotti dalla fusione non vengono fermati dal guscio e possono disperdersi nell'ambiente. L'onda d'urto provocata da questo ordigno è significativamente più debole rispetto a una bomba a fusione ordinaria, ma quei neutroni sono letali per le forme di vita. Le bombe a neutroni sono più che altro armi tattiche destinate a sterminare una popolazione piuttosto che distruggere gli edifici di una città. E concludo questo video facendovi un breve elenco delle versioni più potenti delle varie bombe mai realizzate. Già perché le bombe di Hiroshima, Nagasaki e di Jornada del Muerto sono state presto surclassate in potenza e di molto. Cominciamo con la prima bomba in assoluto. The Gadget aveva una potenza di 25 kilotoni, ossia l'equivalente di 25.000 tonnellate di tritolo. La prima bomba sganciata durante un conflitto, il Little Boy, sviluppò una potenza stimata al massimo in 18 kilotoni, a riprova che il design a implosione è decisamente più potente. La bomba a fissione più potente mai realizzata fu Orange Herald, che riuscì a sviluppare 720 kilotoni. Cosa non fa la ricerca e lo sviluppo in questo settore? La prima bomba a fusione sviluppò 15 megatoni, l'equivalente di 15 milioni di tonnellate di tritolo, così, tanto per mettere in chiaro chi ce l'ha più lungo. E infine, la bomba ad oggi, e si spera per sempre, più potente mai fatta detonare fu Big Ivan, anche chiamata bomba Tsar, con i suoi impressionanti 57 megatoni, che sarebbero potuti essere anche di più, se non fosse stata depotenziata. Bene, questo video finisce qui. Se doveste mai iniziare una discussione con qualche conoscente su come si fanno le bombe atomiche, sapete cosa fare.
mettete un bel mi piace, salvatevi il video tra i preferiti e iscrivetevi al canale. Ma soprattutto siate curiose, la fisica è là dove non ve l'aspettate.